Allora, come hai potuto vedere è semplicissimo, forse è più lungo da spiegare che da fare. Ciao, benvenuto su Non mi dire. Password? Qual è la password? Hai dimenticato la password? Mi fornisci la password? No, l'ho dimenticato. Ma dove l'hai segnata? No, non mi ricordo. E la password? Quante volte l'abbiamo dette queste frasi e quante volte ce le siamo sentite dire? Mamma mia, una tragedia, una tragedia. Le password sono diventate talmente tante, sono diventate talmente delicate, sono diventate, cioè è un macello, che bisognava trovare una soluzione. Ecco che praticamente sorge la Passkey. Hanno escogitato questo sistema che permetterà di poter praticamente ridurre anche la possibilità di poterle essere contraffatte, di andare a finire nel phishing e via discorrendo. Quindi sarà anche un po' più difficile, diciamo, rubarle. Ti faccio vedere come è possibile, utilizzando Chrome, attivare una Passkey. Molto semplice, 2 passaggi e si fa, ok? Resta qui con me fino alla fine del video e ti mostro come si fa. Allora, innanzitutto, che cos'è una Passkey? La Passkey è praticamente una possibilità che ti viene dato di certificare ancora in maniera, diciamo, più precisa la tua identità. Non so se conosci i token, che sarebbero quegli strumenti che forniscono più che altro le banche, dove praticamente c'è un oggetto, potrebbe essere una cosa tipo un portachiavi, una scheda, che identifica, nel momento in cui si prova ad accedere a un conto corrente, si identifica che quella persona che è in possesso di quello strumento è la persona che ha il diritto di poter accedere. È la stessa identica cosa, solo che non c'è l'oggetto che ti permetterà di poter accedere, ma ci sono gli oggetti, cioè tutti i dispositivi che tu vai ad utilizzare e che vai a certificare come dispositivi praticamente utili per poter utilizzare una Passkey. Ovviamente la Passkey non è utilizzata ancora da tutti i siti, ma quelli là più importanti ti danno quella possibilità ed è praticamente legata al tuo dispositivo. Di solito si associa all'impronta digitale, quindi se hai un dispositivo che ti permette di utilizzare la biometria, quindi ti verrà detto utilizza la Passkey e esce il simbolino della biometria, quindi tu con il dito, quello che utilizzi di solito per sbloccare quel dispositivo, ti permetterà di poter accedere, o con il blocco schermo, quindi il codice di blocco schermo. Ecco che diventerà ancora più importante, però è già più semplice perché te ne dovrai ricordare uno solo di codice per poter accedere ovunque. Ecco perché esiste la Passkey. Come si attiva praticamente su Chrome? Semplicissimo. Allora, innanzitutto ti faccio vedere, vai in impostazioni, compilazione automatica e sicurezza. Questa è la nuova sezione di Chrome per quanto riguarda, diciamo, tutta la parte di sicurezza. Come vedete è semplicissima. Qui vai nel gestore di password di Google, ti lascio il link in descrizione qualora cosa ti possa interessare, perché ho fatto un video, e però a noi interessa al momento andare proprio nella sezione delle Passkey. Quindi cosa si fa? Si va nell'account, no? In Google Account conosciamo bene cos'è, come si accede e via discorrendo, e si va in sicurezza e accesso. Arrivati qui si va in Passkey e token di sicurezza. Come ti dicevo prima, lo devi, diciamo, interpretare come se fosse un vero e proprio token, quello strumento che veniva utilizzato e che viene ancora utilizzato in alcune circostanze. Ci clicchi sopra ed ecco qua. Qui praticamente questa è già qui tu puoi creare Passkey. Ovviamente sotto, come puoi vedere, ci sono dei dispositivi. Perché ci sono questi dispositivi? Perché mi dice guarda che questo account è, diciamo, già presente in questi 2 dispositivi. Quindi se vuoi puoi utilizzare uno dei 2 strumenti come Passkey. Quindi io dovrei aprire, in questo caso tipo il Motorola Moto G, dovrei andare lì, inserire il link dell'account di Google
e rifare nuovamente l'accesso come ho fatto qui, sicurezza e accesso, e quindi poi cliccare su passkey. Arrivato qua mi dirà praticamente: guarda, allora vuoi attivare la tua passkey, e si andrà a prendere la biometria del cellulare, di questo caso del 5G. Quindi mi dice già dove potrei farlo, o quantomeno, visto che io adesso mi trovo su Chrome e mi trovo su questo computer, quindi lui identifica il computer come possibilità di poter creare una passkey. Infatti me lo dice qui, io potrei cliccare qui e mi esce il menu per poter creare la passkey. E cos'è il menu? Diciamo, cosa mi viene salvato? Mi viene salvato la possibilità che praticamente sarebbe il PIN di accesso al mio Windows nel momento in cui io accetto di voler creare la passkey per questo tipo di account di Google. Quindi sono semplici, vabbè, ovviamente mi dà l'errore perché ho rifiutato, sono semplici passaggi che ti possono permettere di tagliare tutte le password, perché la passkey si associa a tutto il gestore di password, e quando il sito a cui tu farai accesso ti chiederà di inserire la password e utilizza le passkey, tu non dovrai più inserire nome utente e password, ma ti uscirà direttamente la possibilità di poter gestire quel sito con la passkey, e tu utilizzerai quella, avrai accesso liberamente alle funzionalità del sito che ha richiesto, diciamo, questo tipo di accesso. Allora, come hai potuto vedere, è semplicissimo, forse è più lungo da spiegare che da fare, ti toglie da mezzo un bel po' di problemi, username, password, cioè prendi la password, qual è la password, te la ricordi? No, io ce l'ho segnato, ho perso il libretto, cioè toglie da mezzo un sacco di problemi, ovviamente se l'attivi però, quindi mi raccomando, attivala adesso. Non dimenticare, è sempre un passo in più verso la tua sicurezza e per poter navigare in maniera più semplice. Se il video ti è piaciuto, non dimenticare, lascia il like, lascia un commento. Se vuoi sapere altro, se c'è qualcosa che non ti è chiaro, che non ho saputo spiegarti, condividi questo video, che questo mi sa che è un po' più fondamentale rispetto ad altri, perché è una funzionalità che può essere utilizzata da tutti in maniera molto semplice ed aiuta tantissimo. E niente, grazie per essere arrivato fino a qui e ci vediamo al prossimo video. Ciao!